Per pilotare un drone come se si fosse a bordo, ovvero in prima persona, e cioè in FPV, ci sono varie possibilità. La prima è quella di utilizzare un drone racing che funziona con trasmissione analogica a 5,8 GHz oppure con i moduli digitali DJI. Poi c'è la possibilità di utilizzare un drone come il Parrot Anafi utilizzando un visore VR. E poi c'è la possibilità di utilizzare il Google RE per pilotare droni come il Mavic 2 Pro e il Mavic Pro, lo Spark e i droni di vecchia generazione. Ma per i droni di ultima generazione come il Mavic Mini 1, il Mavic Mini 2, Absan e molti altri droni non c'è possibilità di pilotarli in FPV. Oggi vedremo assieme un visore rivoluzionario che permette di pilotare in FPV qualsiasi drone, utilizzando l'app di gestione dello stesso drone senza bisogno di altro. Ecco a voi il visore Magimask. Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Si tratta di un visore rivoluzionario perché utilizza una lente speciale brevettata ed è un progetto che è stato finanziato nel 2018 tramite Kickstarter. È stato pensato per la realtà aumentata, ma nelle ultime settimane sta avendo successo anche nel mondo dei droni per pilotarli in FPV. A questo proposito vi ricordo che pilotare un drone FPV è concesso dal regolamento, a patto che accanto al pilota ci sia un osservatore che tenga a vista il drone. Naturalmente sto parlando delle open category. Nella categoria specifiche ci sono più libertà a patto che si ottengano le relative autorizzazioni. Pilotaggio in FPV con osservatore è concesso in tutte le categorie open category, quindi anche per i droni sotto i 250 grammi che non richiedono il patentino, il cosiddetto patentino. Siccome Magimask è stato pensato per la realtà aumentata, all'interno ci sono alcuni gadget, tra cui un cubo, delle carte e un cartoncino. Su tutti ci sono disegnati dei pattern. Utilizzando alcune app che sono indicate anche nel libretto di istruzioni, in questo caso io sto utilizzando MagiWorld, è possibile, inserendo lo smartphone all'interno dei visori, e vivere esperienze di realtà aumentata, come stiamo vedendo in questo momento, inquadrando il pattern, l'oggetto con disegnato sopra il pattern, e compaiono varie animazioni. È possibile ad esempio anche interagire. In questo momento io sto premendo sulla freccia che è disegnata nell'ambiente. Se in questo momento io stessi indossando il visore, vivrei un'esperienza di realtà aumentata inquadrando con la telecamerina dello smartphone l'ambiente circostante. Questo perché sulla parte anteriore del visore c'è una finestrella che normalmente è coperta da un velcro che permette alla telecamera dello smartphone di essere libera di inquadrare l'ambiente circostante. In pratica, quando lo smartphone inquadra gli oggetti con disegnati i pattern, si trasformano, come in questo caso vedete, questo è il cubo che si trasforma. Ci sono 3-4 app dove si possono fare queste esperienze di realtà aumentata. Non sono completissime, però sono simpatiche. Ma la cosa che rende interessante questo visore è la lente, che non è dritta, è un po' concava ed è stata brevettata. Questa lente permette di visualizzare l'intera superficie del display dello smartphone. Questa caratteristica fondamentale lo rende interessantissimo per pilotare qualsiasi drone in FPV, a patto che abbia un'app. Facciamo un esempio. Questa ad esempio è l'app, la Free Flight del drone Parrot. In questo momento il drone è spento. Allora, questa app ha la possibilità di attivare la modalità FPV per essere utilizzata con i visori VR della Parrot. Quando si attiva la modalità FPV, lo schermo si divide in due piccole finestrelle, come stiamo guardando adesso. Inserendo lo smartphone nel visore VR della Parrot, che è un visore normale, un normale visore VR, le due immagini vengono fuse dalla lente di Fresnel e si può pilotare in FPV. Però l'immagine risultante è di risoluzione 4 volte inferiore rispetto all'immagine che si vede direttamente sull'app.
E qui entra in gioco la Magimask. Adesso sto prendendo la finestrella che ho descritto prima, ma per pilotare i droni in FPV non è necessario toglierla. Lo smartphone si fissa semplicemente tramite questi due supporti estensibili. Il resto è molto semplice, si collega il radiocomando allo smartphone, ovviamente bisogna avere un cavetto che è abbastanza lungo e quindi bisogna trovare il cavetto giusto. Io in questo caso sto utilizzando il radiocomando del Mavic 2 Pro, questo è un semplice cavetto USB Type-C perché io ho la porta Type-C sullo smartphone, l'ho collegato sulla porta inferiore del radiocomando e poi utilizzo l'app DJI Go 4, l'app ufficiale del drone. Non devo usare altre app, devo usare semplicemente l'app del drone. Una volta fatto il collegamento si chiude e si chiudono le due zip facendo corrispondere il punto di contatto in corrispondenza del cavetto, in questo modo. Perfetto. In questo modo ecco che siamo pronti per pilotare in FPV. Come si può notare c'è l'immagine piena e l'app è vista integralmente, non viene vista con due finestrelle come i normali VR. In pratica con questa lente speciale otteniamo la piena risoluzione, la risoluzione che ha lo smartphone. Quindi più risoluzione ha il display dello smartphone e più risoluzione otteniamo. Siccome sto utilizzando un Mavic 2 Pro, ho collegato anche i visori RE originali DJI per rendermi conto delle differenze. Posso dire che a livello di risoluzione sono praticamente la stessa cosa. Non noto differenze, a parte il fatto che la telemetria e le scritte sovraimpresse sull'app dello smartphone occupano più spazio rispetto alla telemetria all'interno dei visori originali DJI e quindi occultano una piccola parte dell'immagine. Ma vi posso dire che la risoluzione e la sensazione visiva è esattamente la stessa, cioè non noto differenze tra i due sistemi, non noto differenze importanti tra i due sistemi. Con questi visori quindi è possibile condurre in FPV, come detto, qualsiasi drone dotato di app. In questo caso, ad esempio, il Mini 2, basta procurarsi un cavetto più lungo e fare il collegamento. Si attiva la DJI Fly, si chiude come prima e siamo pronti di nuovo per pilotare in FPV, sempre con il osservatore vicino. Ed eccoci con la DJI Fly a schermo pieno. Facendo questo movimento si può mettere a fuoco bene l'immagine, allontanando oppure avvicinando a seconda dei casi, e si possono utilizzare anche indossando gli occhiali perché l'imbottitura è morbida. C'è da dire però che se bisogna cambiare dei parametri che non sono replicati sui tasti del radiocomando, bisogna aprire e agire e cambiarli. Però generalmente i droni hanno tutto il GPS, quindi si può mantenere in overing per una decina di secondi e fare questa cosa, cambiare i parametri per poi riprendere il volo. Quando si pilota in FPV però c'è anche da fare attenzione alla latenza delle immagini, cioè il ritardo in cui lo smartphone riceve e processa le immagini. Più lo smartphone è potente e meno latenza c'è se deve elaborare flussi ad alta definizione come quelli HD e Full HD. Per darvi un'idea, tipicamente con la DJI Fly è uno smartphone come questo che ha un processore Snapdragon 865, ho una latenza che si aggira intorno ai 200 millisecondi. Vuol dire che se sto viaggiando a 65-70 km all'ora, quando vedo un ostacolo a 4-5 metri di distanza significa che ci sono andato già a sbattere contro. Quindi un fatto da tenere presente, soprattutto come detto con le latenze superiori. Tramite la giusta combinazione di cavetti e adattatori sono riuscito anche ad estendere il collegamento con il radiocomando dello Zino Pro Plus e quindi posso usare anche questo drone in FPV con questi visori tramite l'app Absam X2, che per la cronaca è la stessa che si utilizzerà anche con lo Zino Mini Pro. Quindi con questi visori potrò pilotare in FPV anche lo Zino Mini Pro. Per quanto mi riguarda si tratta di un ottimo prodotto che secondo me avrà tanto successo nel mondo dei droni, anche se non è stato pensato per i droni. Al momento si trova soltanto sul sito ufficiale Movimask, costa $129, più o meno 110-113 euro al cambio.
La spedizione è gratuita, purtroppo però le spedizioni partono dalla Cina e quindi io ho dovuto pagare la dogana, circa 20 euro di dogana. Come tempi di spedizione ho dovuto aspettare più o meno un mese. Non so se perché c'erano stati dei problemi oppure cosa, comunque siccome c'è anche lo sdoganamento ho dovuto aspettare, almeno così è stato nel mio caso. Comunque vi lascio il link in descrizione. Grazie a tutti per l'attenzione, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate nei commenti di questo prodotto, per me è assolutamente interessantissimo e noi ci vediamo con il prossimo video su Quadricotro News. Ciao a tutti!